Quella rigidità nelle gambe quando ti alzi dal divano o dalla sedia? O quel crollo di energia dopo pranzo? No, non è solo l'età. E non significa che stai invecchiando velocemente. Spesso è colpa di un nemico invisibile. Restare seduto troppo a lungo. Il corpo entra in modalità risparmio e il metabolismo rallenta. Oggi scoprirai il potere dei micromovimenti. Gesti da 1 minuto, zero fatica, che migliorano la longevità in salute, riaccendono l'energia e sbloccano le articolazioni. E attenzione all'errore del sedentario attivo, quello sbaglio subdolo che ti fa invecchiare precocemente, anche se sei attivo e ti muovi regolarmente. Iniziamo. Allora, qual è questo errore del sedentario attivo? È molto semplice. Quando stai fermo troppo a lungo, il corpo entra in quella che chiamo modalità risparmio. È come premere acceleratore e freno insieme. Magari fai 2 camminate a settimana, ma poi resti seduto 8 ore al giorno. Risultato? Consumi energia e non vai avanti. Quando dico sedentarietà, probabilmente ti viene in mente qualcuno sul divano, davanti alla TV per ore. Ma il vero inganno è questo. La maggior parte delle persone che pagano il prezzo più alto non sono pigre, anzi, spesso sono proprio quelle persone che fanno la camminata. Salgono le scale, fanno commissioni, magari anche un po' di ginnastica. E qui devo farti una domanda scomoda. Cosa succede nelle altre 15 ore della giornata? Perché se fai 30 minuti di movimento e poi resti seduto per ore alla scrivania, in auto, a tavola o davanti alla TV, il tuo corpo riceve un messaggio biologico chiarissimo. Ok, adesso non servo, vado in risparmio. Immagina il tuo sistema circolatorio come un tubo da giardino in cui scorre l'acqua. Quando cammini, il tubo è disteso e il flusso è potente. Ma quando ti siedi, è come se piegassi quel tubo all'altezza delle anche e delle gambe. Il flusso rallenta drasticamente. I muscoli non assorbono bene zuccheri e grassi. E dopo un'ora seduto, inizi a sentirti annebbiato con la testa, più gonfio e freddo alle gambe, più rigido quando provi a rialzarti e spesso con una fame nervosa che non ti spieghi. Attenzione! Questa non è stanchezza da sforzo, è una stanchezza diversa, subdola, è stanchezza tossica da ristagno. Ecco la parte liberatoria. Per risolvere questo, il tuo corpo non ha bisogno di fare più camminate o più fatica. Ha bisogno di una cosa molto più semplice: raddrizzare più spesso quel tubo. E la buona notizia è che non servono 30 minuti. Spesso basta un solo minuto per riaprire il flusso, svegliare i muscoli e mandare al cervello un messaggio diverso. Ok, siamo accesi. Tutto scorre. E adesso arriva la domanda che cambia tutto. Cosa succede se inizi a inserire questi micro movimenti strategici nei punti giusti della giornata? Ti anticipo solo questo. La trasformazione la vedi in soli 7 giorni. Quindi, cosa devi aspettarti se applichi questo protocollo? E non parlo di risultati tra 6 mesi. Parlo di cosa sentirai tra 7 giorni. 1. Addio al crollo post pranzo. Invece di sentirti spento alle 2 del pomeriggio, l'energia resta costante. Perché quel minuto di movimento dice al tuo corpo: ehi, lo zucchero che hai appena mangiato non trasformarlo in maniglie dell'amore. Usalo subito come carburante. 2. L'effetto olio negli ingranaggi. Questa la sentirai subito. Quando ti alzi dalla sedia, non sembrerai più un robot che ha bisogno di fare 3 passi prima di sbloccarsi. Le anche e la schiena risponderanno subito e meglio, perché hai mantenuto le articolazioni lubrificate tutto il giorno, invece di lasciarle ferme ad arrugginire. 3. Metabolismo più reattivo e meno fame nervosa. Non è magia, è fisiologia. Quando i muscoli lavorano spesso, anche se per poco, aiutano a ripulire il sangue dagli zuccheri. Risultato? Ti senti più lucido e quella fame nervosa di metà pomeriggio si calma da sola. E ora, perché funziona così bene? Te lo spiego in 60 secondi, con un esempio semplicissimo.
e capirai perché un minuto vale più di quanto pensi. Allora, qual è questo segreto scientifico? Gli scienziati lo chiamano con una sigla complicata, NEAT, ma io preferisco chiamarlo il potere dei rametti. Immagina il tuo metabolismo come un fuoco in un camino. L'approccio classico è quello di stare seduti tutto il giorno e poi fare un'ora di attività tutta insieme. È come provare a riaccendere un fuoco solo con un tronco grosso. E cosa succede? Fa fumo e fa fatica a bruciare. I micromovimenti invece sono come dei piccoli rametti secchi. Singolarmente sembrano niente, ma se ne aggiungi uno nel camino ogni ora, il fuoco non si spegne mai. Anzi, resta vivo, caldo e scoppiettante tutto il giorno. Ed è qui la verità controintuitiva per la tua longevità. Non conta solo quanto ti muovi, conta quante volte riaccendi il corpo durante la giornata. Perché ogni volta che ti alzi, ti muovi, fai quel minuto a zero fatica. Mandi un messaggio al corpo. Ok, consumo attivo, muscoli svegli, metabolismo acceso. Non serve intensità, serve frequenza. E la parte più bella è questa. Non devi trovare il tempo, devi solo infilare i rametti dentro la vita che fai già. E adesso passiamo alla parte più importante, il protocollo pratico. Ho selezionato i 7 micromovimenti più semplici ed efficaci. Ne basta uno per iniziare. Scegli il tuo preferito. E partiamo. Eccoci al sodo. Questi sono i 7 rametti migliori. Non devi farli tutti. Devi solo spargerli nella giornata, nei momenti giusti. Sono in ordine di facilità. Parti dal numero 1. Nota veloce. L'obiettivo è muoversi 1 minuto, senza forzare. E se serve, vicino a un appoggio. 1. Risveglio della pompa. Quando? Mentre lavi i denti o aspetti il caffè. Cosa fare? Sali sulle punte dei piedi e scendi lentamente. Perché? I polpacci sono la pompa delle gambe. Li attivi e la circolazione riparte. Tempo: 30 secondi. 0 sudore. 2. Squat fantasma. Quando? Ogni volta che stai per sederti sul divano o a tavola. Cosa fare? Invece di crollare, sfiori la sedia, ti rialzi una volta e poi ti siedi davvero. Perché? Accende glutei e cosce, muscoli grandi, quelli che consumano di più. Tempo: 5-10 secondi. Effetto sorprendente. 3. Allungamento antigravità. Quando? Ogni volta che esci da una stanza o passi vicino a una porta. Cosa fare? Allunga le braccia verso il soffitto, inspira profondo e rilassa. Perché? Decomprime schiena e spalle e ti dà una botta di ossigeno pulito. Tempo: 10-15 secondi. 4. Reset spalle e petto. Quando? Quando sei al telefono o al computer. Cosa fare? Mani dietro la schiena, se riesci intrecci le dita, apri il petto per 10 secondi. Perché? Spezza la postura curva in avanti e sblocca collo e spalle. Tempo: 10 secondi. 5. Marcia da fermo. Quando? Durante la pubblicità in TV o mentre aspetti che l'acqua bolla. Cosa fare? Marcia sul posto lentamente, senza fretta. Perché? Rimette in moto le anche e il bacino, che si irrigidiscono tantissimo con la sedia. Tempo: 30-45 secondi. 6. Twist da cucina. Quando? Mentre aspetti che finisca il microonde o la moka. Cosa fare? Piedi fermi, ruota il busto a destra e sinistra, braccia morbide. Perché? Ti scioglie la schiena e ti fa respirare meglio. Tempo: 20-30 secondi. 7. Il fenicottero. Quando? Mentre lavi i piatti o ti lavi le mani. Cosa fare? Stai su una gamba 10-15 secondi. Se serve, ti tieni al lavello. Perché? L'equilibrio è tra le prime cose che cala con l'età. Allenarlo così ti rende più sicuro e stabile. Tempo: 10-15 secondi per gamba. Hai visto? Nessuno di questi richiede tuta, palestra e sudore. Eppure, se ne fai anche solo 3-4 sparsi nella giornata, hai tenuto il fuoco acceso. Se conosci qualcuno che avrebbe bisogno di tenere acceso questo fuoco,
Inviagli questo video su WhatsApp. A volte basta davvero 1 minuto per cambiare la giornata a un amico. Bene, adesso attenzione. Sapere cosa fare non basta. Il difficile è ricordarsi di farlo. Per questo ho creato il metodo 1-1-1. Una regola semplicissima per non mollare mai. Ed è il bonus che stai per ricevere. Ora so cosa stai pensando. Ok, tutto bello, ma domani me ne dimentico. Lo so, è normale. La motivazione è come la benzina, dura poco. Per questo non devi affidarti alla motivazione, ma a un sistema semplice, che diventa abitudine. Ecco il metodo 1-1-1. È a prova di dimenticanza per i primi 7 giorni. Scegli un solo movimento. Non provarli tutti domani. Scegliene uno dalla lista. Quello che ti sembra più facile, tipo il risveglio della pompa o lo squat fantasma. Solo uno. Scegli un solo quando. Decidi il momento fisso in cui farlo. Esempio, ogni volta che sta uscendo il caffè, oppure dopo che mi lavo i denti. Se vuoi, scrivilo su un post-it e attaccalo lì. Fallo per 1 minuto, non di più. Non serve spingere, serve solo farlo. Questo è il metodo 1-1-1. Un movimento, un quando, 1 minuto. Se lo fai per 7 giorni di fila, succede la cosa più bella. Smetti di doverci pensare, diventa automatico, come lavarti le mani. E a quel punto hai già inserito il primo rametto. Aggiungerne un altro sarà facilissimo. Adesso ti lancio una sfida. Da domani mattina, quale scegli? Scrivimi nei commenti. Parto dal numero 2, per esempio. E dimmi anche quando lo farai. Ricorda, la longevità in salute non si costruisce con imprese eroiche fatte una volta al mese. Si costruisce con le piccole cose che fai ogni giorno. Se vuoi altri modi semplici e scientifici per restare in salute dopo i 50, sei nel posto giusto. Iscriviti al canale e attiva la campanella. Qui parliamo di soluzioni pratiche, zero complicazioni. Adesso fai il passo successivo. Clicca sul video che vedi sullo schermo. Ti spiego come riattivare il metabolismo dopo i 60, non solo col movimento, ma con strategie quotidiane facilissime. Guardalo subito. A presto e buon movimento!